Inventing Anna, una serie Netflix molto interessante basata su fatti realmente accaduti, realmente interessanti, che ho riguardato con piacere in questo periodo, ma con cui continuo ad avere un problema col finale. Per chi non mi conoscesse, sono IRD, il recensore delirante. Per tutti gli altri, bentornati sul mio canale. Ciao ragazzi, da come si è capito dall'introduzione, oggi intendo parlare di Inventing Anna, una miniserie realizzata nel 2022 e composta da 9 episodi. Una serie ideata da Shonda Rhimes, quella di Grey's Anatomy, un'autrice che quanto a uccidere i propri personaggi nelle maniere più crudeli e ridicole possibile, potrebbe dare lezioni a George Martin. E chi ha seguito Grey's Anatomy fino all'11ª stagione sa di cosa sto parlando. Allora, Inventing Anna è basata su una storia vera, anche molto recente. La serie però si prende alcune libertà e tra l'altro lo mette sempre per iscritto in ogni episodio. È una serie che già la prima volta che l'avevo vista mi era piaciuta abbastanza, mi aveva affascinato e l'ho anche riguardata in questo periodo. Però, come detto in introduzione, ha un finale che ogni volta mi lascia perplesso. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo. La storia parla di questa Vivian Kent, che è una giornalista che in passato aveva commesso un madornale errore giornalistico e che adesso sta scrivendo un articolo su una presunta ereditiera tedesca, che è questa Anna Delvey. L'inchiesta di Vivian mette in luce che questa Anna Delvey, che in realtà si chiama Anna Sorokin o Sorokina, non è in realtà un'ereditiera tedesca, ma è un'abile truffatrice che è riuscita ad infiltrarsi in un mondo di persone altolocate facendo credere di essere una persona ricchissima. La giornalista Vivian Kent è interpretata da tale Anna Klamski. Io questa l'ho già vista. Guardiamola bene. Guardiamola attentamente. Ma chi sarà mai? La bambina di papà ho trovato un amico. Wow! Anna Delvey invece è interpretata da Julia Garner e della sua recitazione ne parleremo più tardi. Vivian mette su questa inchiesta su Anna Delvey, che nel frattempo è stata arrestata e si trova in galera perché su di lei pendono delle gravissime accuse di truffa. Così Vivian la va a trovare in galera ed inizia a ricostruire tutto il percorso di Anna che l'ha portata fin lì. E quindi tra Anna e Vivian inizia uno strano rapporto. Vivian è colpita dal fatto che Anna, anche in galera, si comporti come una persona altolocata, nonostante ormai sia venuto fuori che lei non è chi dice di essere, e continua a recitare anche lì il suo personaggio. Quindi vediamo tutti i movimenti di Anna, come sono iniziate le sue conoscenze, come ad esempio con questo guru dell'automiglioramento, o con questi tizi possessori di catene di abbigliamento di altissimo livello, o con questa tizia Rachel che lavora per Vanity Fair, e così via. Una cosa che mi è piaciuta della serie è come hanno intersecato all'interno delle altre sole che hanno sconvolto l'America, come ad esempio quella del Fire Festival. Non so se avete mai saputo questa storia. È questo evento musicale che si doveva tenere su un'isola privata con centinaia, migliaia di persone, e quando poi tutte le persone sono arrivate lì, gli organizzatori dell'evento non avevano preparato niente. Erano completamente impreparati e le persone sono rimaste lì sulla strada. Se vi può interessare, su Netflix c'è il docufilm Fire, la più grande festa mai avvenuta. Guardatela perché è molto interessante. Un aspetto molto riuscito di Inventing Anna è l'interpretazione di Julia Garner su Anna Delvey. La parlata della Garner è veramente pazzesca, soprattutto con quell'accento quasi britannico da nobili. Ovviamente sto parlando della versione in lingua originale, io in italiano non l'ho mai visto,
però avevo switchato ogni tanto e mi sembra che comunque abbiano fatto uno sforzo per mantenerlo. Comunque in originale è veramente pazzesca. Un altro aspetto che mette in luce la serie è la fissa del sogno americano e di come in certe realtà si giudichino le persone solo attraverso l'apparenza, o meglio, dal loro status apparente. E questo lo vediamo quando Vivian inizia ad intervistare tutte le persone che hanno avuto a che fare con lei e queste sembrano confermare di quanto lei sembrasse una persona affidabile e sono ancora convinte che lei sia un'ereditiera tedesca, ma senza avere alcuna prova per dirlo. E la maggior parte di loro la conoscevano solo da pochissimo tempo, quindi come potevano essere certi che lei fosse chi diceva di essere e soprattutto che fosse una persona affidabile? Qui mi viene in mente per forza di cose una scena dei Simpson. La puntata, quella dove c'è il $1 trilione che viene affidato al signor Barnes in quanto persona più ricca della città e quindi affidabile. È una gag quella dei Simpson, ma è una gag che riflette un modo di pensare. E quindi Anna entra in questo mondo facilmente e quindi si becca le ospitate, persone che si accollano i suoi pagamenti quando vedono che la sua carta di credito magari non funziona per qualche motivo. Lei ovviamente inventa sempre balle dicendo che il padre le ha tagliato i fondi, che c'è qualche errore con la banca, eccetera eccetera. E ci sono persone che magari si accollano i suoi pagamenti senza poterselo permettere solo perché si fidano dell'apparenza, perché l'hanno vista al ristorante ordinare cose costosissime, l'hanno vista anche offrire agli altri. Lei era anche solita fare regali, tipo a questa Rachel o a Neff, quest'altra amica, che non è ricca ma si offre di pagarle un conto quando la sua carta non funziona. Perché tanto Anna indossa abiti firmati, gira in auto di lusso, alloggia in hotel a 5 stelle. Tutti elementi che portano i protagonisti di questa vicenda a fidarsi di lei, ad affidarle il proprio denaro, finché anche alcuni finanzieri o banchieri finiscono per crederle e ad affidarle prestiti di grandissime somme di denaro. Per certi versi la storia di questa serie mi ha ricordato un caso italiano, quello di Fuffancella, do you know? Non siamo a quei livelli, poi lì era tutt'altra cosa il discorso. Però anche lì, gente che affidava anche decine di migliaia di euro ad un tizio, ad un tale, solo perché l'avevamo visto in TV, perché girava con certe persone, per l'abbigliamento, per lo stile di vita apparente. E c'è una scena della serie che per certi versi racconta questa cosa. C'è Neff, questa ragazza di colore che è diventata amica con Anna perché lei lavora in un albergo in cui Anna alloggia. Ad un certo punto, mentre sono in un ristorante di lusso, le carte di credito di Anna non funzionano perché Anna non c'ha soldi e quindi lo staff del ristorante sta per allertare le autorità. Allora Neff, nonostante lei non disponga di molti soldi, decide di pagare per Anna, convintissima che Anna in realtà ha solo avuto un problema con le carte, i soldi ce li ha, glieli ridarà, tanto lei è ricchissima. E quando parla con il suo ragazzo le racconta che Anna ha un sacco di soldi e il suo ragazzo la mette in allerta. Dice: io credo che i ricchi ti mostrano i soldi quando ti vogliono distrarre da qualcos'altro. E infatti questo secondo me è l'intero concetto di Inventing Anna. Anna Delvey è solo una vetrina, la gente di quel livello la fa entrare nel proprio mondo solo perché abbocca la sua vetrina. Ma poi il personaggio di Anna rappresenta quel tipo di persone ossessionate dal lusso e dal denaro, persone che hanno un problema con la propria autostima. Anna infatti non solo finge con gli altri, ma anche con se stessa. Lei è come se si convincesse delle sue stesse fregnacce, tant'è che continua a recitare quel ruolo anche in prigione. Quindi passiamo alla fine, ed ecco cos'è che non mi piace. Allora, farò ovviamente degli spoiler, per quanto si può parlare di spoiler dato che stiamo parlando di una storia vera. Nell'ultimo episodio vediamo la conclusione del processo, per cui Anna è imputata. I capi d'accusa sono diversi, lei viene condannata per diversi capi d'accusa, ma viene assolta per il caso di Rachel. Rachel è quella che, come Neff, aveva pagato un suo conto salatissimo di più di $60.000 in un lussuosissimo albergo in Marocco, sempre perché ad Anna non funzionavano le carte di credito e il personale minacciava di trattenere sia Anna che Rachel lì. Quindi Rachel, molto spaventata,
utilizza la propria carta di credito, anzi utilizza la carta di credito per la società per cui lavora. Che cosa succede? Che viene fuori che Rachel è quella che ha fatto arrestare Anna alla fine, collaborando con la procura, e inoltre ha scritto un articolo per la società per cui lavora, più un libro sulle vicende con Anna, quindi traendone un beneficio che le permetteranno anche di ripagarsi i debiti che ha contratto per colpa di Anna. Ok. Quando si scoprono queste cose, Rachel passa da essere una vittima ad essere una colpevole. Perché ne ha tratto beneficio, perché ha tradito un'amica facendola arrestare e via dicendo. Io, sinceramente, non riesco a capirla questa cosa nell'ottica della serie, perché per quanto questa Rachel era una persona un po' snob, un po' opportunista, si è trovata in guai serissimi per colpa di Anna e ha fatto le uniche cose che poteva per togliersi dai guai. Invece no, passa che lei ha fatto la vittima ed è addirittura peggiore di Anna. Tant'è che qui arriva la cosa assurda. Quando Anna viene assolta dal reato di truffa per l'addebito sulla carta di credito di Rachel, perché nessuno aveva obbligato Rachel a pagare per Anna, e fin qui ci siamo, che cosa succede? Che durante l'assoluzione vediamo Vivian, Casey, questa tizia del fitness che era amica sia di Anna che sia di Rachel e che inizialmente aiutava Rachel, pure i collaboratori del giornale di Vivian. Quando viene assolta Anna per questo capo di accusa, tutti a esultare. E vai, sì! Ma è assurdo perché innanzitutto Vivian e soprattutto i collaboratori del giornale non erano dalla parte di Anna. Loro stavano solo lavorando ad un'inchiesta. Ma addirittura si vedono Neff, ma soprattutto questa Casey che sono contente della soluzione, che guardano Rachel come a dire schiatta, schiatta. È una scena assurda perché Anna Sorokin viene glorificata in questa parte finale. Va bene che ha messo nel sacco delle persone che guardano solo all'apparenza, persone magari dal giudizio frivolo. Sono quelle storie che a molti fanno ridere perché sono state truffate persone ricche. Però io dico, in questa parte la serie assolve Anna. Pare che ci siano state polemiche anche nella realtà per questa cosa di Rachel. Sembrerebbe che oltretutto la serie abbia raccontato cose anche non vere. Però, a prescindere da questo, la Rachel rappresentata nella serie mi è stata mostrata come vittima e poi è diventata all'improvviso la cattiva. E questa è, diciamo, l'unica cosa della serie che non mi fa impazzire. Ma per il resto è una serie molto affascinante. È una serie anche che ci racconta e che racconta l'America soprattutto. E io insomma la consiglio. Ripeto, peccato per il finale. Se questo video vi è piaciuto, sostenetemi con un like, un commento e una condivisione. Noi ci vediamo al prossimo video.